Mamma mia, era comodo prendere il bus però. Se volete vedere la Madonna, non andate a Lourdes. Fate questo. Terzo giorno di camminata, inizia dopo un fortissimo temporale, ma forte di ieri sera, grandine, tempesta, vento, è successo di tutto. Giornata dovrebbe essere un po' in dubbio perché danno ancora pioggia nel pomeriggio, però noi per quell'orario lì dovremmo essere su una parte di percorso abbastanza agevole. A dopo! Deviazione della terza giornata, visto il temporale di ieri. Avremmo dovuto fare un pezzo di sentiero che costeggiava con la parete lì, e allora abbiamo preferito non farlo per accelerare anche un po' i tempi e arrivare il prima possibile nella zona dove dobbiamo mangiare, perché incombe il meteo un po' brutto, quindi cerchiamo di portarci al riparo. Allora, io e Marco abbiamo scelto di fare il Sentiero del Sole, che da dopo Limone, dove inizia la ciclabile sospesa, porta a 800 metri per poi proseguire il nostro cammino verso Torbole, perché se volevamo fare il pezzo di ciclabile poi bisognava tornare indietro perché non è completa, e andando oltre c'è la strada senza possibilità di camminamento sicuro, e allora l'unica via o farla in autobus, che per noi è quasi un disonore, diciamo, visto che vogliamo farla proprio tutta a piedi. Facciamo questa, quindi ci aspettano 800 metri di dislivello in 2,5 km, 3, sperando nel meteo che regga, perché appunto per l'ora di pranzo, mezzogiorno, l'una, danno un po' di pioggia o il tempo dovrebbe cambiare, speriamo di no, quindi vogliamo arrivare in cima almeno per evitare questo tratto che in caso di pioggia non è il massimo vista la pendenza. Quindi se nel proseguire del video vedete altre immagini di montagna, vuol dire che siamo riusciti a farla più che altro in tempo. A dopo, che adesso qui si suda.
quasi finito il tratto di Sentiero del Sole, adesso dovrebbe esserci quest'ultimo tratto di bosco. È stato devastante, una cosa impressionante, tutta sotto il sole, cioè non molla mai. È stato dura per me e anche per Marco. Adesso lui si è fermato un attimo a prendere fiato ancora perché ci siamo fermati. Ecco, adesso vedo la fine del bosco, dovrebbe cominciare un po' a dar tregua. Mamma mia, era comodo prendere il bus, però dai, un po' di soddisfazione c'è. Ci vediamo dopo. Se volete vedere la Madonna, non andate a Lourdes. Fate questo, costa meno, un'oretta la vedete. Allora Marco, considerazioni così a caldo dopo la salita? La salita è impegnativa, però non c'erano grandi alternative. L'alternativa sarebbe stata camminare sulla statale nelle gallerie, ovviamente non è fattibile, o prendere il pullman. Prendere il pullman uguale morte, quindi abbiamo fatto questa. È stata dura, almeno per me è stata dura. Io e i miei 80 kg non è stata esattamente semplice, però siamo saliti. Adesso ci aspetta un po' di discesa, si spera che si arrivi nel paese dove vorremmo provare a mangiare qualcosa e poi andiamo giù verso il lago. Ciao! Mentre stiamo facendo la discesa abbiamo incontrato un sacco di tedeschi che salivano in bicicletta e io gli ho proposto a Marco, certo, che potevamo arrivare su fino alla cima prima perché era lì vicino. Sapete cosa mi ha risposto? Ci siamo fermati a Pregasina per mangiare, siamo arrivati a pelo, cominciava a piovere, è venuto giù uno scrollo, un diluvio allucinante e adesso siamo ripartiti, incredibile, c'è fuori il sole.
terza tappa del nostro giro del lago di Garda, ci ha visto partire da Tremosine e l'obiettivo è arrivare, visto che ormai siamo arrivati, qui a Torbole. Il problema della giornata è che non era possibile passare sulla costa, ma essendo appunto la strada per le auto abbiamo dovuto scavalcare quella montagna che vedete la centrale. Questo ha comportato 800 metri di dislivello che si sono decisamente fatti sentire, però ha avuto anche un lato positivo. La fase finale prima di arrivare a Riva del Garda ci ha fatto passare dal sentiero del Ponale e questo ha fatto sì che tutta la fatica fatta sia stata ripagata. Per noi oggi ottimo. Ciao!